Ciao ragazzi, nuovo video, nuova lezioncina. Oggi volevo mostrarvi le funzioni tab, che quindi saranno tab open, tab read e tab write. Praticamente noi possiamo crearci delle tabelle che saranno dei file con l'estensione .tab, dalla quale possiamo attingere dei valori, dei dati da applicare direttamente nel nostro programma di lavorazione, oppure viceversa, sulla quale possiamo andare a scrivere dei valori direttamente dal nostro programma. Sui manuali viene sempre riportata questa finestra di info, ma in realtà se poi guardi il video fino alla fine scoprirai che non è del tutto vero. La versione software che utilizzerò oggi è la numero 8, così da stare più o meno a metà strada tra le varie versioni disponibili. Avrei anche potuto usare il 530, ma vabbè, non ne avevo voglia. Se ti stai chiedendo in che modo possono esserti utili queste tabelle, allora le risposte, lo so, la prima che mi viene in mente potrebbe essere per organizzarti un contapezzi, oppure perché ti serve avere dei valori fissi da applicare in diverse situazioni, oppure perché vuoi integrarlo ad una struttura di programmazione parametrica se già sei abituato ad utilizzarlo. Insomma, oppure altri motivi magari verranno in mente anche a te nel momento in cui avrai terminato di vedere questo video. Allora, per poter operare all'interno comunque di una tabella, la prima cosa sarà crearla. Nel modo operativo programmazione creiamo un file con l'estensione .tab. Apre una finestra nella quale ci mostra i formati già presenti sul CN. Potreste averne anche di più, ma per ora selezioniamo quella nominata proto, perché poi proto è una parola che ritroveremo. Ovviamente si apre con la sua formattazione, però tramite il soft key editing formato possiamo poi inserire tutte le nostre modifiche e quindi possiamo cancellare nell'area colonne disponibili tutte le colonne che non ci servono. Adesso le cancelliamo tutte tranne quella che indica il numero di riga, perché quello direi che ci servirà sempre, e poi diamo ok. Bene, ora che la nostra tabella è pulita, allora inseriamo quelle che ci occorrono di colonne, per esempio per un contapezzi. Allora, tramite il soft key editing formato e a seguire inserisci, creiamo la colonna articolo. Nella parte proprietà e di preciso nello spazio tipo di colonna, indichiamo che avrà un formato di testo. In questo modo accetterà sia i numeri che le lettere che i simboli, direi l'ideale per indicare il numero il codice di un articolo. E invece nel campo larghezza indichiamo insomma un numero massimo di caratteri ammessi, 10, 15, 20, insomma in funzione di come sono i vostri codici. Invece nella parte inferiore, nello spazio proprio quello della lingua italiana, indichiamo un'altra informazione, come per esempio indicare il numero di disegno completo, e così poi vedremo a cosa serve anche questo tipo di descrizione. Ora inseriamo la colonna pezzi e come tipo di colonna non potrà più essere un testo, indichiamo dec. In questo modo saranno ammessi solamente numeri interi. Mettiamo anche magari 0 come valore di default. E poi la larghezza, insomma, che preferite, insomma, quanto ammonteranno poi il vostro conteggio dei pezzi. Nella parte inferiore, in questo caso, magari indichiamo pezzi completati. Poi si potrebbe aggiungere anche una colonna dove magari inserire quanti pezzi dobbiamo produrre, quindi il target che noi dobbiamo raggiungere. Questo è il nostro formato tabella contapezzi. Non abbiamo ancora inserito righe, non abbiamo ancora iniziato a inserire dei numeri. Però se questa tabella ci può venire utile in diverse occasioni e quindi non si vuole ogni volta che bisogna scrivere una tabella contapezzi ripartire di nuovo dal formato proto e inserire tutte le modifiche. Noi possiamo anche salvare questo formato in modo che rimanga inserito all'interno del CN, così da poterlo poi già avere in quella lista che si era aperta all'inizio quando avevamo generato questo file. Allora vediamo come fare. Quindi dobbiamo ritornare in programmazione PGM MGT e se copiamo la nostra tabella
.tab all'interno della directory proto, che in realtà è all'interno a sua volta della directory system, allora il gioco sarà fatto. Infatti ora se proviamo a creare un'altra tabella, un altro file con estensione .tab e quando gli diamo lent, vedete che nella maschera che ci appare è comparso anche il nostro master che abbiamo creato precedentemente. Ora tramite il soft key inseriamo una riga e così la nostra tabella contapezzi è pronta. Poi direi di indicare un articolo così a fantasia e definiamo anche il target. Come potete vedere, spostando il cursore tra le varie colonne, nella parte di schermo in basso a sinistra ci mostra anche la descrizione che avevamo inserito nella formattazione della tabella. Ora non ci resta altro da fare che entrare nel programma e inserire le istruzioni di lettura e scrittura. Prima vi segnalo che il mezzo per traghettare i valori dalla tabella o verso la tabella sono esclusivamente le variabili Q, QL o QR. Quindi vi occorrerà conoscere un po', diciamo, le basi della parametrica. Molto tempo fa ho pubblicato un video a riguardo introduttivo alla parametrica che troverete linkato in descrizione, quindi potete dargli tranquillamente un'occhiata se siete acerbi. Io inizierei subito dall'inizio del programma. Facciamo in modo che se il target è già stato raggiunto non riparta la lavorazione. Allora, la prima cosa da fare sarà quella di comunque aprire la tabella di riferimento. Premendo il tasto Q sul tastierino numerico e a seguire funzioni speciali, il soft key, troviamo la funzione 26 aprire tabella. E qui dobbiamo inserire il percorso completo del file. Il modo più comodo direi che è quello, come sempre, di sfruttare il soft key di selezione. Quindi qui il CN aprirà la tabella, anche se poi in realtà noi sullo schermo non vedremo nulla. Per fare una cosa fatta bene, noi dovremo leggere il numero di pezzi prodotti, leggere il numero di target, confrontare i due valori e poi con un salto logico eventualmente saltare alla fine del programma. Con la stessa sequenza di tasti con cui abbiamo trovato l'apertura della tabella, troviamo anche la funzione 28 lettura. Allora, la prima cosa da indicare è il parametro Q o QL o QR, dove intendiamo memorizzare il valore. Poi dobbiamo specificare in quale riga della tabella vogliamo andare a leggere, che poi per noi sarà la riga 0, in quanto unica presente in questo momento. E a seguire il nome della colonna, e quindi pezzi. Esattamente allo stesso modo memorizziamo in un altro parametro il valore della colonna target. Ora ci serve un salto logico in cui diremo che se la Q50 è uguale alla Q51 deve saltare alla fine del programma. Quindi nella riga che precede M30 inseriamo la destinazione di questo salto. Al termine della lavorazione dovremo invece inserire sia la lettura dei pezzi prodotti, poi aggiungere il calcolo per sommare il pezzo appena terminato e aggiornare la tabella. Suggerimento: nessuno vi impedisce di legare questa struttura a quella che vi ho mostrato nei due video dedicati alla funzione fn16print. Provateci. Per chi di voi non avesse ancora visto quei video, comunque li metterò sempre qua sotto in descrizione il link, così potete eventualmente darci un'occhiata. Allora, dobbiamo però considerare una cosa fondamentale, che per come abbiamo scritto in questo momento il programma, in realtà il contapezzi crescerà progressivamente anche quando saremo in prova programma. Però ti prometto che se resisti fino alla fine di questo video mostrerò anche come impedire che questo accada. Come vi avevo anticipato all'inizio del video, malgrado ciò che dichiara la finestra di info all'interno dei manuali, vi posso dire che con queste funzioni potete aprire, leggere e scrivere anche su altri tipi di tabelle, come per esempio la tabella utensili o per esempio la tabella preset. Vi mostro un paio di esempi. Mi è sufficiente aprire con la FN26 il file preset.pr, che è appunto il file che contiene le origini, e tramite le funzioni leggi e scrivere operare per esempio sulle coordinate XYZ. In merito a questo ricordo tempo fa la necessità di ristabilire sempre già da programma dei valori specifici
perché ad ogni cambio pezzo, avvenendo in maniera automatizzata, avveniva sempre un progressivo slittamento della posizione sull'area di lavoro. E allora in questo modo si andava a compensare, quindi riportare ad ogni cambio pezzo sostanzialmente lo stesso punto di partenza. Oppure posso aprire il file tool.t, che è la tabella utensili, e operare per esempio sulle colonne R, R2, CUT. In questo modo mi sarà possibile compilare i dati dell'utensile automaticamente direttamente all'interno del programma. Penso per esempio a quanto sarebbe comodo se queste istruzioni fossero già incluse nel post processor. Ma ora concludo questo video riallacciandomi a quanto vi ho detto pochi minuti fa. Quindi questo tipo di scrittura viene letta anche durante la prova programma e quindi allo stesso modo andrà a modificare la tabella. Se questo non è il vostro desiderio, allora vi mostro come evitare che questo accada e per farlo dovremo vedere rapidamente un altro comando un po' da nerd. Per poter dire alla macchina come comportarsi, prima dobbiamo farci dire cosa sta facendo, se sta lavorando oppure se sta simulando. Questa informazione è semplicemente uno 0-1 all'interno del sistema macchina. Quindi c'è una casellina dove c'è scritto 0 quando stiamo simulando, oppure c'è scritto 1 quando invece stiamo eseguendo un programma. Per scoprire cosa c'è scritto lì dentro dobbiamo utilizzare la funzione fn18 sysread, quindi lettura nel sistema. E dobbiamo anche indicare quindi l'indirizzo corretto che ci porta a questa fantomatica casellina. Quindi prima di far leggere il ricalcolo del contapezzi premiamo la Q sul tastierino numerico, poi funzioni speciali, poi la fn18 sysread. Come sempre dobbiamo memorizzare il valore in una Q, per esempio la Q70, e dobbiamo scrivere l'indirizzo da leggere che è l'ID 990 numero 16. A questo punto, quando verrà letta questa riga, la Q70 varrà 0 se siamo in simulazione, oppure varrà 1 se siamo in esecuzione. Allora, ora con un salto logico gli diremo che se la Q70 è uguale a 0, vai alla label fine. In questo modo il contapezzi verrà saltato. Ragazzi, ma quante informazioni vi ho cacciato lì in 12-13 minuti di video? In realtà, come si capirà anche dalle luci su di me, che a volte ero paonazzo, a volte un po' più bianco, è perché in realtà per fare questi 12-13 minuti di video sono stato in ballo un bel po' di tempo e ho dovuto prendere sia delle ore del giorno che delle ore della notte, quindi con assolutamente le luci di casa mia, non sono uno studio fotografico e credo che si noti dal colore della mia faccia. Poi adesso sono anche sudatissimo. Comunque spero che abbiate trovato interessante tutto quello che vi ho raccontato, spero lo troviate anche utile, sarebbe ancora più bello. Fatemi sapere nei commenti qui sotto, fatemi sapere con dei like, fatemelo sapere ancora di più con le iscrizioni al canale e vabbè, la birra tanto quella ve la dico sempre. Dai ragazzi, al prossimo video.